Allora, bella domanda Valeria. Ciao Valeria. Consigli il test di Gallup o acquistare il libro? È valido per il mercato italiano? Allora, io ho fatto anche dei video al riguardo. Per chi non lo conoscesse, c'è un libro da qualche parte nella libreria, Strengths Based Leadership. Qual è la mia storia? In uno dei corsi di management, credo 4-5 anni fa, tra il materiale da studiare ci danno questo test di Gallup. Strengths Based Leadership è fatto sulla base delle teorie di questa persona e io pensavo fosse uno dei classici test dove tu vai là, rispondi alle domande e ti dice tu c'hai questa personalità destra e sinistra. All'interno del libro c'è un codice per fare una versione ridotta, molto ridotta di questo test. Qual è il principio di questo libro? Per tantissimo tempo si è parlato del capire quali sono le nostre competenze, quelle dove siamo più carenti, lavorare per portarle a livello delle altre in maniera tale che sono una persona più a tutto tondo possibile. Questo approccio è esattamente l'opposto, strengths-based leadership, quindi leadership basati sui nostri punti di forza. E il principio qual è? E io sono pienamente d'accordo. Se tu hai determinate caratteristiche e non altre, invece di passare una vita di frustrazione cercando di sollevare queste cose che non hai, concentrati sul creare una leadership, un tuo stile e una carriera su quelli che sono i tuoi punti di forza. È un approccio che io abbraccio completamente e mi ha aiutato moltissimo. Perché? Se acquistate il libro vi dà accesso al test ridotto. Il libro ha di molto interessante che affronta tutto quanto l'argomento, però perché consiglio di più il test? Perché nel libro dice ci sono questi 10 scenari, se tu sei qui significa questo, se tu sei là significa quest'altro e ti fa tutte le combo, però se io sono tipologia B, non mi voglio leggere 20 pagine della tipologia C, D, E, F, G e via dicendo, voglio magari leggermi la paginetta il tipo B come deve interagire con queste altre tipologie di persone, ok? Il test completo che cosa fa? Fa delle domande assolutamente generiche, anche molto veloci, devo dire. Tant'è vero che quando lo facevo quasi mi sorprendeva, pensavo che fosse una cosa estremamente superficiale. E alla fine dà una risposta e il principio qual è? Ci sono 34 caratteristiche e dice in base alle risposte che hai dato, in che ordine sono presenti in te. E siccome queste caratteristiche sono raggruppate per tipologia lavorativa, alla fine ti viene, guarda, tu sei prevalentemente questo. Queste sono le prime 10, le più importanti, o le prime 7, 8, non ricordo. Poi ci sono le altre e poi le ultime, per cui quando vedete questo è fatto con barrette colorate, nel mio caso era quasi tutte le principali erano dello strategic thinking. Le ultime erano quelle dei dettagli operativi, l'attenzione alle cose più di governance più specifiche. E questa cosa per me fu molto interessante perché fu una sorpresa, perché io dicevo, ma io come ingegnere dovrei essere uno estremamente attento ai dettagli, il Gantt, cosa che non sono mai stato, quindi frustrazione. Quando poi ho visto questo mi ha illuminato perché ho detto, ma effettivamente io ragiono così, io sono un strategic thinking, rendo molto bene su queste cose, sulla parte di esecuzione è meglio che faccio riferimento a professionisti che hanno queste altre caratteristiche tra le prime. La domanda di Valeria è interessante perché, allora, sicuramente io consiglio di investire i $50 o quello che è nel fare il test completo, anche perché insieme al test vi arriva un papiro da leggere con tante informazioni e approfondimenti. Quando dice è valido per il mercato italiano, attenzione, questo è un test che dice, il risultato del test ti dice come tu lavori al meglio, cioè non è una cosa collegata all'esterno, è una cosa tua. A me dice, Maurizio, tu sei strategic thinker, sei people leader organizer e quello che è, non sei assolutamente implementation, details e via dicendo. Quindi io, qualunque sia l'attività che affronto, il ruolo, ma anche i lavori le posizioni per le quali farò application interne o esterne alla mia azienda, mi assicurerò di essere lontanissimo dalla parte operativa e prossimo a quella zona. Cioè, se mi dovesse capitare, come mi è capitato, c'è da sistemare questa divisione, sviluppare quest'area di business, io dico che ora che ho capito il valore di quell'analisi, io al mio capo dico va benissimo, io sono la persona giusta quando si tratta di riorganizzare a livello strategico, quali sono le implicazioni, cosa serve, ma mi dovete mettere accanto qualcuno che si occupi dell'implementazione e dei dettagli, perché lì vado in sofferenza, cioè lo posso pure fare, ma vado
letteralmente col freno a mano, perché non è l'area dove performo maggiormente. Quindi, a mio avviso, Valeria, è un ottimo investimento perché ti aiuta a capire come funzioni al meglio, proprio a livello operativo lavorativo. E non è il test, c'è una personalità A, B, C, D, i quadranti lavorativi, anche quelli in realtà quando ho fatto dei test sulle 4 metriche, la metrica che era più relativa alla parte più di attenzione ai dettagli, compliance e via dicendo, era quella dove avevo un risultato non basso, imbarazzante, cioè proprio mi ricordo ci fu uno di questi consulenti esterni che ci faceva il corso e mi disse: Maurizio, normalmente le persone hanno 4 dimensioni, c'è quella dominante, le altre sono più ma uno come te che dice proprio quella parte non è mia, non c'era mai capitato. Ed era effettivamente pienamente allineato con questo di Gallup. A me è piaciuto molto e devo dire che sono stati soldi molto ben investiti. L'ho anche rifatto successivamente il test completo e credo che nel video che ho fatto ci sia anche, forse avevo condiviso anche qual era il mio file, però sì, personalmente lo consiglio, è proprio in quell'ottica, cioè vi aiuta a capire in quali condizioni performate meglio e quindi, come per tutta la vostra carriera, dovete capire cosa per voi è importante e cosa non lo è, perché è tanto utile capire cosa vogliamo fare quanto è utile capire cosa non vogliamo fare. Se qualcuno domani dovesse venire con un Maurizio, c'è questa cosa fighissima, devi seguire le implementazioni di sto Gantt, no, cioè no, perché so benissimo che quello appartiene a quel gruppo di attività sulle quali io proprio dalle quali devo tenermi alla lontana. Tra i vari che ho fatto, e ne ho fatti diversi nella mia lunga carriera, per l'età quello c'è anche quello, devo dire che quello che mi ha aiutato maggiormente e mi ha illuminato maggiormente sulla parte di gestione della carriera. Poi ci sono i test, quelli Ray Dalio Principles ha fatto questi test che sono gratuiti, altri sono però questo ha un sapore proprio diverso, questo è proprio come funzionate al meglio.